Raga, siamo a Barcellona, Plaza Catalunya. Ci dirigiamo adesso per mangiare un bel po' di sushi buono. Ragazzi, manzo con patate. Let's say Omar is saying that this espresso is the best one ever. Beh raga, bentornati all'11° episodio di Bet On Myself. Nell'ultimo video ci siamo lasciati con un po' di aneddoti interessanti e un bel allenamento a Barcellona. Infatti vi ho introdotto qua nella mia vita quotidiana tutto quello che la circonda. Ma non abbiamo parlato di un aspetto molto importante qua di Barcellona, che è infatti l'università. Qua a Barcellona sto finendo i miei studi che sono iniziati a Monaco, in Germania. 3 anni fa quasi mi sono trasferito in Germania per iniziare i miei studi, che poi ho continuato dal secondo anno in poi qua a Barcellona. Quindi questo è il mio ultimo anno di università e in teoria tra 2 mesi e mezzo dovrei finire questa esperienza con la laurea. Studio Business Management and Marketing, che è una laurea di 3 anni che per l'appunto copre tutto quello che riguarda business, la creazione di un business e il marketing. È un corso di studi molto inerente a ciò che faccio e quindi per me è molto utile anche seguire certi corsi, perché infatti sono cose che posso subito replicare nel mondo reale. Il che secondo me è la maniera più utile per affrontare degli studi. Infatti studiare, capire la teoria e poi subito metterla nella vita reale. Il mio rapporto con la scuola/studi è sempre stato, da piccolo, abbastanza buono. Ho sempre studiato e per me era sempre importante prendere dei bei voti. Questo fino al diploma, perché infatti ho sempre studiato tantissimo e ho sempre fatto perlomeno il giusto per vivere anche una vita sociale abbastanza equilibrata. Per me era importante equilibrare le due cose, per l'appunto studi e vita, però non ho mai lasciato né uno né l'altro. Mi sono diplomato in Slovacchia, dopodiché ho affrontato gli studi all'università in maniera un po' particolare, perché infatti ho deciso di studiare in inglese e non in Italia. Per l'appunto ho iniziato la mia triennale a Monaco ed è stato un periodo un po' travagliato perché è lì che è iniziata la seconda ondata di pandemia. Quindi mi sono trovato il primo anno in Germania dei miei studi universitari chiuso in casa, perché lì le regole per la pandemia erano molto ferree e c'era sempre un comprifuoco che dovevi rispettare. È stato un anno molto travagliato, però comunque è andato molto bene perché tutti gli esami sono andati abbastanza bene, però poi abbiamo deciso di lasciare la Germania e trasferirci a Barcellona. A partire dall'anno scorso tante cose sono cambiate, a parte il trasferimento e la vita sociale che è cambiata rispetto alla Germania, anche quello che faccio fuori dagli studi per me è cambiato tanto. Quindi dall'anno scorso il mio approccio agli studi è sempre andato a calare. Perché per l'appunto ho sempre dato meno importanza a ciò che stavo studiando, perché quello che succedeva attorno per me era molto più importante. Me ne sono accorto da poco, però comunque l'anno scorso tutti gli esami li ho passati e anche quello del primo semestre di quest'anno. Però mi sono accorto di avere un problema, perché infatti non sto seguendo abbastanza le lezioni e questo comporterebbe tanti problemi poi quando devo laurearmi, perché infatti ho un progetto finale da consegnare che è molto importante per la mia laurea. Nella mia università non c'è una tesi finale, ma c'è un progetto di consulenza che devi consegnare a un'azienda reale che poi considererà se i tuoi punti sono giusti o sbagliati per la loro azienda. Quindi è una cosa molto pratica che ti serve per il mondo reale. Non ho ancora iniziato a lavorare a questo progetto, il che rende la situazione molto critica, perché quando ho iniziato le riprese di Bet On Myself ho stilato 5 obiettivi. 3 già li sapete, 80 kg, forma fisica ottimale e 3 collezioni di Drease Wear. Il quarto obiettivo è laurearmi entro giugno, quindi il mio ritardo in questo progetto potrebbe anche ritardare la mia laurea, il che è un gran problema. Quindi per spronarmi indirettamente a mettermi sotto con il lavoro, ho chiesto al mio professore del mio corso finale, per l'appunto, di partecipare a questo video, così da poter scambiare 2 chiacchiere con lui e far sì che per l'appunto trovassi bene la mia motivazione che mi mancava. Raga, questa è la mia università, il secondo campus, è dove veniamo tutti i giorni con Ale e Omar a studiare. È molto figo, molto pulito, però comunque bisogna studiare, no? This is Miguel, he's my professor. He's been my professor for 2 years, and he's teaching me my final course, the one I need to graduate. So hopefully this is gonna show him that I really need to pass the course, and he's gonna help me out in this. Considering that this is not part of any of the rubrics, I don't know how this is going to help you.
It's like, really? Are you kidding me? I try, guys, I try. Yeah. He always tries. Sometimes I fail. he fails. This is one of them. I have a consultancy company too. We work with people that want to grow on social media. And how do you think the course that you're doing with me helps you to do that? In various ways. Tell me just one. How to find problems and solutions. Okay. Because I noticed, even last year when I started studying, we had a class that was marketing. And I noticed that we did most of the things that I was taught, but without knowing them. So like being in class helps me because I'm like, oh yeah, we do this, but I wasn't aware that there was like a clear path that you should follow to make things easier. Because we found answers just by trying. But I noticed that if you like study and you have the knowledge of it, you don't have to try that hard and so many times to find the answer. You just know the path to follow. And so I'm like, you find the problem, you see the solution, you try to work on the solution, you give the solution to the client, and then you see what happens. But before that, I was like, there's so many problems. Like, let's see and try to find all the solution to every single problem instead of just be like, let's find a path and let's create like a process through which the client can be like solving all the problems, not all at once, but through time. So that's one thing that I got from it. How are you planning to apply this? Like in the work or in class? Well, in both. So what is the problem in class that you have identified about yourself? I don't pay too much attention. Why is that? Because I have a train in my mind. Because you have too many inputs. Your head, Yeah. it's in too many different things at the same time. Yeah. Like deeply inside, I'm like, I need this, but I know that if I do other things, I can be much better off from it. Short term. Short term. I think it's both, honestly. Because short term, yes, I do get the results quickly and I get paid quickly. It's not like university that it's long term. But still at the same time, I'm working for the long term. So yeah, I need the money right now because I have to leave. I need to have a certain type of lifestyle and I have to keep up with the results that I'm getting. Do you need the money or do you want the money? I need the money. Okay. I need the money. And to leave while I'm leaving and to have people that work with you, it's not that easy. Because at first I was like, I'm just gonna ask people to work with me, you know. It's gonna be cool. It's cool the first 2-3 months, and then you're like, damn, I still have to pay all these people. Even though like I cannot be like, I'm just gonna rest this month because I still have to pay the people. And so for me, inside my mind was like, this is a way to show myself that I really have to take this seriously. Because before summer, I was like, this is just a game that I'm playing. I get I get a little bit of money, I can do this, I can go out with my friends, I can pay for their dinner. But then I'm like, how can I make this my life? And then I was like, I can get people to work with me so I can create a huge environment and things just go by themselves because we create a good process. But at the same time, I feel so much pressure because while earlier, like last year, I posted a video and I was like, even if it goes bad, who cares? Like, it's me. Now, if I post a video and the video goes bad, and it goes bad 3 times in a row, 4 times in a row, that's a problem. Because that means I'm not getting enough results to keep up with the company. And so I feel so much pressure deeply inside because I know that if I don't put in enough effort, the whole environment just goes down. And last year I was much more relaxed because I was by myself. It was me and my business partner. We hired the first guy that works with us, Alberto, in May. And from May on, we grew the company bigger and bigger. But last year I could focus much more on everything, which is not an excuse, but it's a reason why I do it. Because I was like, who cares? Like I can just post in 2 weeks and it's gonna be fine. But now I'm like, if I don't post and I'm not there all the time, things just go down. I understand what you're thinking and what is happening to you, and at a certain level the anxiety that sometimes provokes. But because when you say the pressure, it's basically an euphemism for anxiety, and I have seen this. Stress, yeah. Okay, the stress, etc. But you said that you have learned the problem solving. So now that you have a problem, why not to apply the same techniques? Because the way I think, the way I manage my life, it's just because I'm an engineer.
Yeah. I'm an engineer, and during 5 years, I was told and taught how to think. And it's not a good or bad way, it's just my way of thinking. Okay, I need structure in my life. Now that I'm in my 40s, I can be less structured when I need to and more structured when I need to, but I know what it's my way of doing things. Have you found your way of doing things? No. Maybe it's too early. No. Maybe it's too early, and maybe that it's another pressure. And I don't want this to be misunderstood. I don't believe university is for everyone. Sure. It's like, I can definitely, not in a million years, do what you're doing. I try to do social media in a very genuine way. Like right now, I'm talking about the problems I have. I know that I'm very weak in some points of my life. I know that I have to be more mature in others, and I'm always open about this. Like, I don't want to show people that everything is fine all the time and everything is okay. I'm very open about like what I have to learn, what I have to improve, because I think on social media people just show their best parts. Yeah. While on the other side, I'm very open. Like, when I didn't have nothing, I was saying, like, I have nothing yet. Like, I have to work on this. And I think that's why people found a very, like, journey to follow, because, like, I was always open about this. It's okay to not know what you want. It's okay, like, to be weak. It's okay to, like, be not mature enough, yeah? And it doesn't matter where you come from. So I'm very open about, right now, what my weaknesses are, and I know what they are, and I always try to show people that it's okay and you have to work on it. Like, it's not okay, like, okay, it's there, I'm weak in this. It's okay, but you have to know how to improve that. Yeah. And so that's why, like, I noticed lately how much I have to put more effort in some things, just like university. That's why I asked you to be in this video, because I thought it was going to be very helpful, first for me, and secondly for the people that follow me that maybe found themselves in this situation. They're like, I want to do this, but I don't know how to do that, you know? I hope this is a breaking point for you. I know you since last year. You asked me before if you were better before or this year, last year or this year. Still don't know, because last year I didn't have the opportunity to really know you. I think you need to be more proactive in your learning process. And maybe that's too much to ask, but proactive means that I'm okay with you having other things to do besides just school. I'm not going to say you have to come here. Hey, if you have other things to do it. But you always want that the people that cares about you knows what is happening. And if you need to do anything, tell me. Okay, this day I cannot come because I need to do this and this and this. I know most of the professors will say, well, if you don't come to class, I don't care. Yeah. But I do care, because I take my job very, very seriously. So I understand. I relate to you coming from humbled origins. I understand that. But you need to be proactive. You need to be in charge of your path in all the aspects of your life the same way, or pretty much the same way. Because for me, I'm just 40 years old guy, but so far the key to success in life, if there is a key, for me it's all about balance. It's all about finding your balance of all the things that you want to do. And the more things you want to do, the more important that balance is, because you cannot be constantly sacrificing, okay, I cannot do this because I have to do this. I have to, or you want to. Because if you're wanting to do that other thing and you're sacrificing this one, maybe it's not that much of a sacrifice because you really want to do the other thing. Yeah. Keep contact with the real world, because the only thing that I could be afraid is that this becomes too much to handle at your age. You know, you're a good kid. It's like otherwise I will not care about you. You have something. You just need to
stop being this lazy version of yourself and put yourself together, body and soul. For me, it will be easy to ask you and pass this course. That's not even close to what you can do. You need to dream with this and just get it. It's like you don't want. I don't want to see you next year again. Me neither, sir. Like, Okay. Chop. I need to go. thank you so much. Take care. La chiacchierata è stata molto utile perché mi ha fatto capire tante cose e mi ha fatto capire quanto mi deve mettere sotto. Molto spesso ho preso la laurea sotto gamba perché pensavo fosse una cosa abbastanza semplice e già lì dietro l'angolo, però sto capendo ora quanto devo mettermi per l'appunto per raggiungere questo obiettivo. Non è una cosa semplice ed è una cosa che richiede tempo e effort e quindi devo iniziare da adesso, senza scuse, a mettermi sotto. Perché proprio come nei primi 2 obiettivi, quindi 80 kg e forma fisica ottimale, anche per raggiungere la laurea serve tanta costanza. Chiaramente ora, avendo aggiunto il 4º obiettivo pubblicamente, non vuol dire solo concentrarsi su questo, ma tenere anche gli altri 3 sempre sulla stessa barca. Quindi ho deciso di mostrarvi quello che mangio un giorno qualsiasi con la mia nuova dieta, perché per l'appunto sto mettendo peso, ho raggiunto 80 kg finalmente, però abbastanza sporchi, mangio 3200 calorie al giorno e volevo mostrarvi ciò che mangio e come suddivido queste calorie nei 2 snack, colazione, pranzo e cena. Raga, buongiorno, sono le 11 e oggi vi porterò con me nel What I Eat in a Day. Vi faccio vedere passo per passo, step by step, cosa mangio. Partiamo dalla colazione, ci facciamo subito un bel bicchiere con metà limone, per poi 60 g di cornflakes, 30 g di mandorle, 100 g di mirtilli, sono per finire, e 200 g di yogurt greco. In più prenderemo omega 3 e multivitaminico, mezzo litro d'acqua. Per un totale di 530 calorie ora la colazione. Let's go. Dre è stato bravo. Non ha fatto questo video. Dire un attimo, Dre. No, mi sono dimenticato di attaccarla. Vabbè, dai. Un po' di olio, un po' di grasso in più. Ragazzi, non c'è altra frutta. Abbiamo 66 g di mirtilli, recuperiamo dopo 35 g di qualcos'altro, qualche altra frutta, andiamo a fare la spesa. No, cioè, quando ero piccolo avevo una buonissima forma perché facevo la dieta del mirtillo. E voi direte, cosa è la dieta del mirtillo? Praticamente la dieta del mirtillo, tu puoi mangiare tutto tranne il mirtillo. E quindi è una cosa che per il tuo metabolismo fa molto molto bene. Quindi vi consiglio, se non volete fare una dieta così salda, però fate quella del mirtillo perché è molto molto più facile da approcciare, perché basta per l'appunto non mangiare il mirtillo. Omega 3, perché raga io non mangio pesce, quindi assumo molto poco omega 3. Multivitaminico. E le mastichiamo piano piano. Raga, ora mischiamo bene il tutto, perché sennò i gusti separati non sono il massimo. E solitamente non sono così calmo quando faccio colazione perché sono di fretta, però riesco sempre a farla. E se non la riesco a fare, torno da lezione e poi la faccio. Però solitamente sono abbastanza tranquillo, a meno che non debba proprio correre, però la faccio sempre. Ok raga, pranzo 860 calorie suddivise in 120 g di pasta, 200 g di insalata, io ho preso pomodori verdi oggi e ne mangeremo 250 perché abbiamo mangiato 50 g in meno di frutta a colazione e 220 g di pollo con curry, pepe, peperoncino, sale, un po' di specie tipo rosmarino, buonissimo. Ragazzi, ora di pranzo si mangia, sono quasi le 3, un po' tardi. Mangiamo e ci guardiamo una puntata di una serie TV assieme a Fiso che ha sbattuto la testa alla credenza. Mi sto mettendo in ghiaccio. Io mi tiro in the corner. Ci siamo ragazzi, buon appetito. Buon appetito baby.
Bro, best pasta. Ragazzi, terzo pasto del giorno, snack, 500 calorie. Mangiamo 120 grammi di pamboletto, 50 grammi di tacchino, che è la metà di questa scatola, e 25 grammi di mandorle. Ci siamo. Sono le 5:30. A livello di fame, ho fame in realtà. Mangerei cose diverse, però mangerei. Poi la parte difficile è la dieta, non è l'allenamento. Perché l'allenamento basta che vai in palestra, sei là, ormai ti alleni. Invece dieta è tutto il giorno, in tutti i momenti, in tutti i contesti della tua vita. Quindi puoi piuttosto la tenere, però si fa quel che si può. Anzi, si fa quel che si deve. Perché se fosse facile, nessuno vorrebbe la tartaruga, no? Tutti l'avrebbero. Diciamoci. Ragazzi, su questo letto di chicken, bed of chicken, ci mettiamo la coperta di riso al curry, che non è Stephen Curry come ho già detto in un altro video, speziato. Mamma mia, che bontà. Non sprechiamo neanche poco, che siamo affamati. Paga. Non c'è niente di sbagliato in questo piatto. Spezie giuste, sale giusto, riso giusto, cottura giusta del pollo. Un po' salato, come piatto dico. Infatti poi buttiamo giù con un po' di insalata bella fresca. Niente pomodori, non ho voglia di tagliarli. Quindi 200 grammi di insalata iceberg con un po' di carotine. Buon appetito. Raga, tornati a casa dal bar adesso, ma questo non vuol dire non fare l'ultimo snack. Infatti, ultimo snack di 500 calorie, suddivise in 80 grammi di avocado, yogurt proteico con 20 grammi di proteine e 80 grammi di gallette di riso. No, di mais, riso non mi piacciono. Faremo una sorta di guacamole, che in realtà non è guacamole. Taglieremo bene l'avocado, mettiamo un po' di aglio, sale e pepe e peperoncino sopra. Buonissimo. E lo spalmiamo sopra le gallette di mais. Facciamo. Raga, miglior snack dal tropico del cancro in poi, cioè non c'è di meglio. Galletta di mais e guacamole alla Dre. Indescrivibile. Chiaramente all'inizio non è stato per niente facile mangiare così tanto cibo perché per l'appunto non ero abituato. Però man mano che gli allenamenti vanno sempre meglio e sollevo sempre di più, il cibo è necessario. Alla fine è solamente una questione di testa e abitudine, perché se ti metti bene e compri solamente le cose giuste quando vai a fare la spesa, non c'è nessun motivo per la quale tu non possa fare bene una dieta. Per questo episodio è tutto, il secondo drop di Drease Wear si sta sempre più avvicinando, il che rende il terzo obiettivo un passo avanti. Siamo a 80 kg inoltre in questo momento, abbastanza sporchi, però questo vuol dire che comunque la nostra fase di massa sta andando abbastanza bene. Ci vediamo al prossimo video, Bet On Myself. I don't want your shit